Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ho per voi una notizia davvero sorprendente che riguarda due grandi protagonisti delle soap turche, Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Come sapete, i due recitano insieme nella serie di enorme successo Kara Sevda, dove interpretano una coppia destinata a far innamorare milioni di spettatori. Proprio perché il loro legame artistico è così forte e credibile, i fan amano immaginare che anche nella vita reale siano grandi amici. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, qualcosa di inaspettato è accaduto sul set, qualcosa che ha completamente scombussolato i rapporti tra i due attori. Preparatevi, perché vi racconterò passo dopo passo tutta la vicenda, cercando di darvi il quadro più completo possibile di quanto accaduto. Vi ricordo, prima di cominciare, che se questo tipo di video vi piace, potete sostenermi iscrivendovi al canale e cliccando sul pulsante mi piace. Se volete un supporto maggiore, potete anche diventare membri cliccando su Unisciti. Ora, senza perdere tempo, scopriamo insieme cosa ha fatto infuriare Neslihan Atagul nei confronti di Burak Özçivit e quale sia stato il dietro le quinte di questa piccola, ma intensa, disputa. 1. Il legame speciale sul set di Kara Sevda. Partiamo da una breve premessa. Kara Sevda, che in italiano significa amore senza fine, è una serie televisiva che ha riscosso un enorme successo in Turchia e a livello internazionale. I protagonisti, Kemal Soydere, Burak Özçivit e Nihan Sezgin, Neslihan Atagul, vivono una storia d'amore appassionata, segnata da segreti, gelosie e intrighi familiari. L'interprete maschile, Burak, è diventato celebre grazie a questa e ad altre produzioni di alto livello, come Muhteşem YZYL, dove interpretava ruoli di grande fascino. Neslihan, invece, è stata vista per la prima volta da molti con la soap Fatih Harbiye, ma è proprio con Kara Sevda che ha raggiunto la consacrazione internazionale. Il suo volto è ormai familiare in molti paesi, Italia inclusa. Proprio sul set di Kara Sevda si è creata un'alchimia molto intensa tra i due attori. Girare scene romantiche, talvolta molto drammatiche, ha portato Burak e Neslihan a condividere lunghe giornate di lavoro, pause caffè, prove dell'ultimo minuto e momenti di confronto sul significato di ogni singola inquadratura. Non è raro, infatti, vedere i protagonisti scambiarsi battute fuori copione, consigliarsi a vicenda sulle emozioni da trasmettere e, in generale, darsi voce l'uno con l'altra per rendere ogni scena ancora più credibile. Questa sintonia ha fatto sì che, agli occhi dei fan, nascesse l'idea di una grande amicizia anche fuori dal set. E a dire il vero, qualche scatto rubato li mostrava sorridenti durante le pause, abbracci calorosi e un'invidiabile complicità, che faceva pensare a tutti che fossero molto più che semplici colleghi. 2. L'episodio che cambia tutto. Offese sul set. La stagione delle riprese è stata un vero successo, ma è proprio durante l'allestimento di alcune scene particolarmente intense che è avvenuto il famoso fattaccio. Sembra che, nel bel mezzo delle riprese, con telecamere e troupe pronte a immortalare ogni dettaglio, qualcuno abbia pronunciato parole pesanti. Secondo le ultime voci di corridoio, i fatti si sono svolti così, mentre stavano girando una sequenza romantica, in cui Burak e Neslihan dovevano simulare un momento di grande passione, l'atmosfera si è surriscaldata oltre il necessario. Burak, preso dalla tensione del copione, avrebbe fatto una battuta un po' fuori luogo, forse riferendosi al ruolo di lui come fratello o protettore di lei, ma con un tono apparentemente ironico. In particolare, avrebbe detto: Kadir può stare tranquillo, Neslihan è come una sorella per me. Queste parole, che a prima vista potevano sembrare uno scherzo fra colleghi, tuttavia hanno colpito nel segno. Neslihan non l'ha presa affatto come una battuta spiritosa. Secondo chi era presente sul set, la reazione dell'attrice è stata immediata e molto decisa. Si è infuriata, chiudendo il volto in un'espressione di forte risentimento. Il commento di Burak, tra l'altro, faceva riferimento alla trama della soap, in cui Kadir Aydin è il fratello di Neslihan, un personaggio altrettanto importante nella storia. Ma la battuta, nella sua caduta, è parsa poco rispettosa, quasi a sminuire il loro legame artistico e umano. Subito dopo, pare che si siano alzate voci di corridoio, poi arrivate anche ai giornalisti di settore. Il feeling simbiotico,
che fino a quel momento era il segreto del successo di Cara Sevda, si è rotto all'improvviso. Lesioni emotive, tensioni sotterranee accumulate nelle notti di riprese, stanchezza e stress. Tutti quegli elementi, messi insieme, hanno fatto sì che una semplice battuta si trasformasse in un litigio vero e proprio. In quel frangente, la troupe ha visto Neslihan sottrarsi dalle scene successive, mentre Burak avrebbe cercato di scusarsi, ma senza riuscire a recuperare il sorriso dell'attrice. Da quel momento, la produzione ha optato per qualche giorno di pausa dagli impegni comuni, fino a quando non si è seduto un tavolo per cercare di chiarire. 3. La rottura tra Neslihan e Farie, terza incomoda? Un altro aspetto intrigante che ha complicato ancora di più la situazione riguarda Fariye Evcen, un'altra attrice di grande rilievo nella fiction turca, già nota per ruoli coinvolgenti e per essere stata al fianco di Burak in alcune occasioni passate. Sembra che, dopo il litigio tra Burak e Neslihan, ci siano state incomprensioni anche tra Neslihan e Fariye. Stando a quanto riportano alcune fonti vicine alla produzione, i rapporti tra le due donne non erano idilliaci già da un po', a causa di alcune gelosie professionali. Entrambe, infatti, sono ammirate per la loro bellezza e il loro talento, e alcune scelte di casting avevano fatto tensione sotto la cenere. Pare quindi che, dopo l'episodio poco carino contato dalla battuta di Burak, anche il legame tra Neslihan e Fariye si sia guastato. In molti hanno notato che, nel periodo immediatamente successivo al litigio, le due attrici non si seguivano più reciprocamente sui social, e quando sono state fotografate in eventi mondani insieme al resto del cast, c'erano sguardi tesi, distanze evidenti e un silenzio che gridava più di 1000 parole. Insomma, la guerra di egos tra Neslihan e Fariye sembrava aver raggiunto un punto di non ritorno. Nessuna delle due parla più apertamente, ma i fan più attenti hanno individuato nei loro gesti piccoli segnali di insofferenza. Quindi, oltre allo screzio iniziale con Burak, si è creato un ulteriore cortocircuito emotivo tra Neslihan e Fariye, che hanno smesso persino di presenziare ai matrimoni l'una dell'altra, a testimonianza di un dissenso profondo. 4. L'impatto sulla recitazione e il momento di crisi di Neslihan. Se Burak e Fariye hanno reagito, ciascuno alla propria maniera, Neslihan pare abbia subito maggiormente il colpo. Le fonti parlano di un periodo in cui l'attrice è stata fiacca, quasi consegnata alla stanchezza mentale. I fan hanno notato che, in alcune foto di backstage, il suo volto era contrito, meno solare del solito, mentre si avvicinava la pausa pranzo. Qualcuno ha addirittura raccontato di averla vista seduta da sola, molto pensierosa, scambiando poche parole con i colleghi e preferendo isolarsi. Successivamente si è scoperto che Neslihan ha avuto qualche problema di salute, probabilmente legato all'ansia e allo stress accumulati. Si vocifera che, in quel giorno estremamente difficile, né Burak né Fariye si siano premurati di inviarle un messaggio di pronta guarigione o di pensare a lei con un piccolo pensiero floreale o un semplice «ti auguro di guarire presto». Questa mancanza di vicinanza ha dilaniato ancora di più il cuore della giovane attrice, che si aspettava almeno un segno di supporto durante un momento così delicato. Come conseguenza, Neslihan avrebbe passato notti insonni, riflettendo su pura solitudine, sul fatto che le persone a cui era più legata nel lavoro non fossero state presenti quando avrebbe avuto più bisogno di loro. Alcuni colleghi l'hanno definita molto turbata e priva di energie nei giorni immediatamente successivi. 5. Cosa hanno combinato i due e come si sono riappacificati? A questo punto, vi starete chiedendo, ma allora, cosa è successo dopo? Come hanno fatto a mettere da parte questa piccola faida e tornare a lavorare col sorriso? Ecco, per capire la riconciliazione, dobbiamo tornare qualche giorno indietro. La produzione di Cara Sevda, temendo che un clima troppo teso potesse compromettere riprese così delicate, ha ritenuto opportuno convocare una riunione d'emergenza tra i protagonisti, i registi e la sceneggiatrice. In quell'incontro, si è parlato a cuore aperto. Burak si è scusato per il tono della sua battuta, ammettendo di non aver valutato l'impatto delle sue parole sul momento e soprattutto sullo stato d'animo di Neslihan. Ha riconosciuto che un attore professionista deve avere più cura del rispetto reciproco, anche quando si è coinvolti in scene di grande intensità emotiva. Fariye, presente all'incontro, ha esternato anche lei un pentimento per aver lasciato correre la distanza tra lei e Neslihan,
giustificando però che i ritmi serrati delle riprese l'avevano portata a trascurare i segnali di malessere della collega. Neslihan, a sua volta, ha ammesso di aver reagito in modo eccessivo, facendo pesare su tutti la sofferenza per la sua condizione di salute. Ha spiegato che, quel giorno, la delusione per la mancanza di un pensiero da parte dei suoi amici di lavoro l'ha spinta a chiudersi in se stessa. Alla fine, c'è stato un momento molto toccante. Burak ha abbracciato Neslihan, chiedendo comprensione e promettendo di aiutarla in ogni modo. Lei, con le lacrime agli occhi, lo ha perdonato, dicendo che apprezzava il suo gesto di umiltà, di aver saputo riconoscere gli errori e di voler rimediare. Farie ha fatto altrettanto, stringendosi a Neslihan e promettendo che, in futuro, si sarebbero tenute maggiormente in contatto, anche fuori dal set. Da quel momento, le riprese hanno ripreso un'atmosfera di collaborazione. Il team ha sensibilizzato tutti, compresi gli assistenti e gli addetti alla produzione, a sostenersi a vicenda, ricordando che dietro ogni personaggio televisivo c'è prima di tutto una persona che può avere momenti difficili. Nei giorni successivi, sono arrivate anche delle foto rubate che mostravano i tre insieme a mensa, sorseggiando tè turco e ridendo come ai vecchi tempi. Aelser è tornato a vibrare di quell'energia positiva che aveva portato Kara Sevda a diventare un must per il pubblico. 6. Il fattore economico, la proposta di un nuovo contratto. Un altro elemento che ha contribuito a ricucire le fratture tra i due protagonisti riguarda il lato economico professionale. Sembra, infatti, che la produzione avesse in serbo un'offerta molto allettante per mantenere la coppia protagonista unita anche nelle nuove stagioni o in altri spin-off. In particolare, i registi e i produttori di Kara Sevda hanno deciso di puntare ancora di più sulla notorietà del duo, offrendo loro contratti rinnovati con cifre più elevate, in modo da motivarli a restare sul set e a collaborare anche in futuri progetti. Secondo indiscrezioni, le somme offerte a entrambi sarebbero state davvero significative. Si parla di un aumento del 30-40% rispetto ai guadagni precedenti, accompagnato da bonus extra legati al superamento di particolari obiettivi di ascolto o all'ingaggio di sponsor internazionali. Questa prospettiva ha fatto riflettere sia Burak sia Neslihan, da un lato, la possibilità di consolidare la loro carriera con progetti di alto livello, dall'altro, la consapevolezza che, senza intese solide, non avrebbero potuto continuare a far brillare la magia sullo schermo. Dopo un confronto approfondito, hanno accettato di proseguire insieme, mettendo da parte ogni risentimento e focalizzandosi sul lavoro. È stata quindi firmata una sorta di alleanza professionale che comprendeva proroga del loro accordo con la casa di produzione per almeno 2 anni, con opzioni di rinnovo. Bonus salario in base alla performance degli ascolti e alla vendita dei diritti all'estero. Clausole di responsabilità professionale, che impegnavano entrambi a mantenere un comportamento collaborativo durante tutte le fasi di ripresa. In pratica, il potere delle cifre e la prospettiva di guadagni rilevanti hanno funzionato come collante, un po' come il nodo d'acciaio, che impedisce alle tensioni di esplodere in maniera definitiva. 7. Ripresa delle riprese e atmosfera di rinnovata amicizia. Dopo questo accordo economico e la pacificazione ufficiale, il set di Kara Sevda ha ripreso rapidamente a funzionare come prima, con le scene che sono state completate senza ulteriori intoppi. Anzi, qualcuno ha raccontato di aver visto Burak e Neslihan scambiarsi confidenze divertenti persino durante le riprese di alcune scene drammatiche, un gesto complice, un sorriso rubato, un suggerimento sul copione. Tutto ciò ha fatto sì che di tensione non si vedesse più traccia. I tecnici, gli operatori, i costumisti e gli assistenti hanno confermato che l'atmosfera era tornata leggera, quasi di festa. Nei giorni successivi, sono iniziate a filtrare le prime immagini del dietro le quinte post-ritiro dei dissidi. Burak è stato fotografato mentre faceva accappatoio a Neslihan dopo una lunga ripresa notturna, offrendole un tè caldo. Lei, da parte sua, lo ha ringraziato con un gesto spontaneo, come accostargli le spalle per poi sussurrare «grazie di esserci». E ancora, Faria è stata notata a condividere uno spuntino con Neslihan in un angolo nascosto del set, lanciandosi occhiate complici e scambiando battute leggere, a dimostrazione che le vecchie incomprensioni erano state davvero lasciate nel passato. In breve tempo, la voce si è diffusa nelle stanze di doppiaggio.
lasciando credere che il team produttivo avesse trovato la formula giusta per tenere uniti i 3 volti più amati di quella storia, l'unione tra recitazione, contratti allettanti e rispetto personale. Tutto questo ha permesso alla serie di mantenere un ritmo narrativo coinvolgente, senza che i fan potessero percepire alcun cedimento tra i protagonisti principali. 8. Le lezioni da questa vicenda. Da questa piccola ma intensa vicenda, possiamo trarre alcune considerazioni importanti, sia per chi ama il mondo delle soap e delle serie TV, sia per chi si occupa di comunicazione e gossip. La forza della professionalità. Anche quando le emozioni scorrono forti e si è convinti di essere nel giusto, a volte è utile fare un passo indietro, trovare un momento di confronto schietto e mettere davanti a tutto l'interesse comune. In questo caso, il successo di Cara Sevda ha avuto la priorità sui dissapori personali. Le dinamiche del gossip. Un semplice commento può diventare un titolo di prima pagina sui siti di intrattenimento. La frase di Burak, probabilmente pensata in tono scherzoso, è diventata uno dei temi più discussi sui social. Questo ci ricorda che, nel mondo dello spettacolo, ogni parola va pesata, perché può scatenare reazioni molto forti, anche quando non si vuole offendere nessuno. L'importanza della riconciliazione sul set. Un set di grande produzione richiede concentrazione, fiducia e armonia. Se i protagonisti principali non sono uniti, tutto rischia di divenire più difficile. Qui, la presenza di un team produttivo lungimirante e la disponibilità di entrambi a trovare un'intesa hanno permesso di tornare a lavorare con serenità. Il potere dei contratti economici. Non sempre il denaro è l'unico motore di una carriera, ma nel settore dell'intrattenimento svolge un ruolo fondamentale. In questo caso, un'offerta economica particolarmente vantaggiosa ha fatto in modo che Burak e Neslihan decidessero di mettere da parte il rancore e continuare a collaborare. È un esempio concreto di come, a volte, la prospettiva di opportunità future possa aiutare a superare le incomprensioni. 9. Cosa aspettarsi da qui in avanti? Ora che la tensione è stata risolta e le riprese proseguono serenamente, i fan possono tornare a concentrarsi sulla trama di Cara Sevda senza preoccuparsi di ripercussioni dietro le quinte. Tuttavia, non è escluso che in futuro emergano altri momenti di grande spettacolo, magari legati a new entry, spin-off o progetti internazionali che riuniranno nuovamente il cast al completo. Sarà interessante vedere se, oltre alla serie, i 2 attori e la loro collega Farie si ritroveranno in progetti paralleli. La complicità ritrovata, in fondo, potrebbe aprire la strada a nuovi film, a collaborazioni pubblicitarie di alto profilo o persino a eventi di beneficenza a cui partecipare insieme, dimostrando al pubblico quanto sia forte il loro legame, una volta superate le incomprensioni. Conclusioni e saluti. E con questo si chiude il nostro approfondimento su Neslihan Atagul e Burak Özçivit. 2 star che hanno conquistato i cuori di milioni di spettatori, ma che, come spesso accade, hanno vissuto anche momenti difficili dietro le quinte. Spero di avervi fornito un racconto chiaro e completo di quanto accaduto, aiutandovi a comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a quell'infelice screzio e, al contempo, alla loro riconciliazione. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Se volete supportarmi ancora di più, cliccate su Unisciti per accedere a contenuti extra e diventare membri della community. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Siete felici che i 2 abbiano risolto le incomprensioni? Avete mai assistito a situazioni simili in cui una gag sul set diventa scottante? Sarò felice di leggere i vostri pareri e di rispondere alle vostre domande. Grazie di cuore per essere stati con me fino a qui. Ci vediamo nella prossima puntata con altre curiosità, scoop e retroscena dal mondo delle soap turche e non solo. Un abbraccio virtuale a tutti voi e alla prossima!